Bella ragazzi, Bella ragazzi. Bella ragazzi, periodicamente vi faremo vedere dei video di prodotti presi su Temu perché è molto interessante in quanto è una piattaforma molto economica, ma scovando bene fra gli oggetti si riescono a trovare cose abbastanza interessanti. E ora vediamo che cosa abbiamo trovato. No, questo è il mio. No, non di quello, questo è più grosso io. Abbiamo un po' scelto un po' di cose che ci sembravano poter essere Abbiamo da provare, un diciamo. Junk Life, e poi vediamo cos'è. Abbiamo viti, queste qua proprio mi servivano. Wow, brunite nere. Sì, abbiamo dei set di utensilini. No, sono magneti Micromagneti questi. veramente piccoli, Mai visti così piccoli, Piccolissimi. fantastici. i più piccoli che ci sono. Ma questo era il sacchetto più Abbiamo delle fresine. grosso. Cos'altro hai preso? Cose di feltro per lucidare con la pasta Goi. Dischetti abrasivi. Abrasivi e un tamponcino Sì. morbido. Dischetti abrasivi. Ah, ecco, si attaccano, ok. Col velcro. Non vedo l'ora di provarli. Dischetti diamantati da provare. E frese. Frese Al quelle in carburo di tungsteno. Apriamo il Junk Life. Ah, ecco, direi che era un oggetto inerente a tutto il resto. Sì. C'era mia sorella che voleva fare dei piccoli lavori su pietre e allora No, è ricaricabile. ricaricabile. No. Sì, sì. Però è meglio tenerlo attaccato, dura di più. Se vuoi fare dei lavori e essere libero, lo usi così, senza il cavo. Se invece devi fare un lavoro lungo, è meglio attaccare il cavo. Abbiamo un prezzo speciale per i nuovi iscritti. Questi due oggetti costano €1 l'uno. L'attrezzo più interessante che abbiamo preso, ho visto questo micro manipolo, veramente micro, che è così piccolo che sta qua dentro. E per lavori di precisione non ha certo la potenza di un Dremel, ma per lavori molto piccoli. Si attacca con una USB vecchio tipo, vediamo un attimo, con un normalissimo caricabatterie. È leggerissimo, cosa di bello che è leggero e poco ingombrante. Il Dremel pesante, ad esempio, è potente, molto potente, ma per certi lavori di fine non va bene. E dato che il mio vecchio manipolo piccolino comincia a avere problemi, allora ho preso questo, vediamo un po' come funziona. Allora, cosa danno? Anzi, facciamolo andare. Qua una velocità 2 e 3, questa è la massima, poi si spegne. 1, 2, 3. Con questo forniscono un po' di cosine. Vediamole qua. Allora, innanzitutto utilissimo, importantissimo, che il Dremel non ha questo, un set di mandrini, quindi abbiamo vari diametri, questo per cose piccolissime, questo per cose grandi, per utensili col perno grande, di nuovo uno piccolo, il Dremel sempre dello stesso alberino, o almeno lo stesso alberino, anche lui ha un sistema di mandrino conico di alluminio tra l'altro, e però me l'hanno fornito almeno solo con questo. Penso che vendano anche alberini, mandrini con diametri diversi, che comunque tutti i suoi attrezzi standard sono un diametro di 3,1. Quindi invece questo viene fornito invece con appunto la possibilità di usare utensili di vario diametro, anche punte da trapano piccolissime proprio, perché per lavori piccoli. Faccio vedere ancora una cosa, la differenza. Questo ha un suo peso, questo qua è leggerissimo, non sarà un prodotto professionale sicuramente, però per qualche lavoretto di precisione preferisco questo. Allora, cosa vediamo? Ad esempio, qua abbiamo utensili da 2,4, abbiamo
sì, questi sono da 2,4, 2,4, questo qua 3,1 come quelli del Dremel, e quindi con l'intercambiabilità dei mandrilli siamo a posto. Poi cosa forniscono insieme? Molette varie. Questo qua è un supporto in gomma, stringendo la vite si espande e si blocca su questo rocchettino di carta abrasiva. Abbiamo qualche utensile diamantato o magari al carburo di tungsteno. Abbiamo un supportino per questa seghetta qua e tanti altri attrezzi. Dunque c'è questo bellissimo set di viti che a me tantissime volte servono per le costruzioni che faccio e ho deciso di prenderle. Dunque ci sono viti che vanno da M2 fino a M5 con rondelle dadi. Le viti sono di varie lunghezze, ad esempio l'M2, per dirne una, a 20 mm, ci sono quelle da 20 mm, da 16 e da 12 e da 8 mm, cortissime piccoline. M2 sono belle piccole come viti, tutte a esagono incassato, di acciaio al carbonio, brunito, nero, brunitura nera lucida. Non so se avete visto il nostro video numero 564, abbiamo messo a punto una soluzione per ottenere questo effetto qua, questo risultato qua. Vedete, sembra da ceramico, sono quasi lucide, è un tipo di brunitura resistentissima. Viti brunite in questo modo vengono anche impiegate nell'automotive, anche su moto, scooter. La rimettiamo qua nella sua posizione. Allora cominciamo a vedere quelle lunghe M2, queste qua sono piccolissime, sempre con la minestra brugola, e niente, dadi e rondelle spaccate, brugola, esagono incassato. Abbiamo preso anche una bella quantità di micro calamite al neodimio. Queste qua sono utilissime per sistemi di sensori tipo contatti RID o a effetto Hall. Vediamo un attimo una di queste viti che sono di acciaio al carbonio, quindi vengono attirate dalla calamita, in questo caso è la calamita che viene attirata dalla vite, scherzo. Sono piccolissime ma potenti, tiene su tranquillamente la vite e le rimettiamo nel loro, ecco, è andata a posto da sola. Abbiamo preso anche un set di feltrini rotanti per la lucidatura di particolari, anche magari interni di oggetti. Con questi qua si può anche entrare, ci sono varie sagome in ambienti, qua adesso, eccolo qua, vediamo un po', prendiamo questa qua cilindrica ad esempio, la inseriamo, questo qua è 3,1 perché ho usato, è entrata benissimo il mandolino da 3,1, perfetto, 3. Allora, a posto. Proviamo un po' a usarla. Usiamo la nostra pasta Goi di un video che abbiamo fatto da poco. Anzi, preferirei fare così. No. E da staccarne un po'. Ok. Vediamo un po' come lavora. Adesso diamo un po' più su di giri, diamo alla velocità media. Adesso ci ho dato appena, chiaramente tutto tacchettato sto tone qua, comunque ha dato una bella lucidata. Va bene, vedete, con queste si può entrare ad esempio in un oggetto di metallo che potrebbe essere, non so, un soprammobile di ottone o di argento, piuttosto che un qualcos'altro, addirittura un gioiello, una medaglia, un qualcosa che ha delle parti interne, si può andare a ripulire e lucidare anche l'interno, certi sottosquadre, certe cose dove, anche la statuetta, immaginate, dove ci sono dei punti. Abbiamo preso anche questo accessorio qua,
questo qua è per, praticamente sono dischetti abrasivi che si attaccano con un velcro qua. Questo qua è un supporto, diciamo, rotante, c'è un suo mandrino. Questo qua è più adatto al Dremel, diciamo, perché ha un grosso diametro, sforzerebbe, non è adatto a un oggetto piccolino come questo. Proviamolo un attimo. Ok, si avvita qua. Attacchiamo adesso col velcro, sul velcro, uno di questi. Questo qua è finissimo. Prendiamone una un po' più grossa. Ce ne sono di tutte le... sì, queste qua sono quasi impalpabile, questa grigia, per lucidare. Vediamo un po'. Questa mi sembra già qualcosa. Ecco, qua ce ne sono di quelle un po' più rozze. Sì, diciamo, è finissima anche questa. Proviamola un po'. Allora, questo l'ho attaccato, sì, sotto. Allora, facciamo una sfaccettatura. Sì, sfaccetta, è finissima, ci vuole il suo tempo. Però ne prendiamo una un po' più grossa. Allora, ecco qua tutti i dischi di un po' tutte le grane, dalla più grossa alle più fini, proprio questa qua è finissima, è impalpabile. Prendiamo un po' la più grossa adesso. Fino qua. Ok. Ecco, questa qua fa la sua sfaccettatura tranquillamente. Sì, mangia, funziona, diciamo, non è malaccio. Ho fatto anche lo scalino. Abbiamo voluto prendere anche queste fresine in carburo di tungsteno, ci sono di tutte le fogge, sono praticamente vidia. Allora proviamone una, questa qua. Queste qua fanno vedere che denti radi fanno uno sforzo notevole, non sono per questo, ma va benissimo per il Dremel, hanno anche il suo diametro classico, calzano perfettamente. Proviamo un attimo su questo pezzo d'acciaio. Guardate un po', anche il Dremel non è che sia perfettissimo, vediamo un po' a bassa velocità. Andiamo su di giri, queste qua sono fatte per lavorare ad alta velocità. E sono belle aggressive. Tagliare, continua a tagliare, fai i suoi truccioli, funziona. Abbiamo voluto provare anche questi, tutta una serie di frese da legno, un po' di tutte le fogge. Ora vi faccio vedere queste qua strane, per chi non le conoscesse. Ci sono, pensate che falegnameria, ci sono anche grosse così, sono per fare le modanature. Adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, questo pernetto qua serve come scontro, perché striscia senza consumare il legno. Questa è la fresa. Qua in fondo si può usare come altro scontro un pezzo di legno, una riga anche metallica di alluminio. Se noi facciamo partire questo, bisogna usare ad altissima velocità, quindi non può scendere più di tot e non può andare in là più di tot. Serve a fare le modanature. Ora vediamo un po' come è venuta.
abbiamo preso anche queste, piccoli dischi diamantati, una bella serie che adesso riproviamo e dovrebbe tranquillamente, ci sono i suoi mandrinini, dovrebbe tranquillamente funzionare con questo manipolo piccolissimo perché sono piccoli e infatti adesso vi facciamo vedere quello del Dremel quanto è più grosso, quindi questi dovrebbero lavorare tranquillamente con quello. Allora si svita una vite, qua c'è una vite, si mette la vite, ho sbagliato mano, ecco così, e si avvita il mandrino, ok, poi si stringe la vite tenendo sia il perno che il disco, ok. Allora questi qua si sono diamanti, questo qua non ho spiegato, questo qua premendolo blocca il mandolino, si può stringere, se no se non si schiaccia si gira a vuoto. Proviamo sul vetro. Allora facciamo una velocità media, tagliamo un'altra fetta, fa un po' più lungo, faccio vedere come incide, vediamo un po' dall'altra parte, andiamoci sopra dall'altra parte. No. È una bella forza questo farino qua. Poi si possono anche fare dei solchi, disegnare solchi. Se il vetro fosse bagnato si riuscirebbe a consumare molto di più, anzi, visto che c'è dell'acqua proviamo un po' a bagnare. Fa anche meno rumore, taglia molto di più e fa un lavoro molto più preciso col bagnato. Guardate questo solco come è preciso. Infine abbiamo preso ancora questi due set di utensili di due marche diverse che però più o meno riproducono le stesse cose, quasi le stesse, non proprio. Vediamo quest'altro. Cosa c'è? Sono tanti attrezzini, costano relativamente poco. Abbiamo dalle spazzole metalliche alle spazzole di setola, penso nylon, spazzole metalliche più dure, sembrano di inox quasi. Poi set di molette di tutte le graniture, dischi da taglio, dischini da taglio per legno sottilissimi. Abbiamo anche qua dei dischetti diamantati. Poi cosa abbiamo? Tutte queste scatole sono tutte dischi da taglio sottilissimi o da lavorazioni per fare solcature, cose del genere. Sono tantissime cose. Questa qua, c'è anche nell'altro, è una pasta abrasiva da dare su questi filtri qua o su questo. Sono belle queste molette qua. Qua abbiamo varie molette. Abbiamo una serie di diamantate di varie forme, anche qua vediamo una serie di diamantate. Poi abbiamo delle fresette piccoline da legno. Questo serve per avvitarci sopra quei tamponcini, questi, il foro si avvita, c'è una vite, praticamente si avvitano sopra, sono di feltro questi qua. Sì, in effetti, diciamo, per il costo che hanno c'è tanta roba, io ho visto quei dischetti di prima lavorare il vetro, a tagliare il vetro, lavorano benissimo e durano. Io ne ho già provati qualcuno preso dal ferramenta che durava un attimo, sono meglio questi. Io quasi proverei uno di questi diamantati con questa testina qua diamantata, vediamo un po' sul vetro come lavorano. Ci diamo un po' d'acqua.
asciugarlo bene. Ho fatto lì una conchetta e poi uno scavino lungo così. Proviamo un altro dell'altro set. Proviamo questa. Qua è dove prima con quella presa di carburo di tungsteno ho scavato il metallo all'inizio. Adesso lo sta praticamente lisciando. Si deve andare a leggere, comunque ha forza, sta a fare. Brucia quasi le dita, anzi le ha mezze bruciate. Funzionare funziona questa moletta. Allora, qua abbiamo questi rocchetti di carta abrasiva, ce n'è un tipo grande, dentro c'è il tipo piccolo e c'è un tipo medio. Proviamo il medio, 1, 2, 3, questo. Questi qua sono a espansione, ci va il cacciavitino, si stringe la vite, la gomma nera che avete visto si allarga e blocca quindi la carta. Allora proviamo su questo, proviamo di qua. Sì, per pulire ad esempio in questo caso questo ferro arrugginito, chiaramente questo ferro arrugginito fa il suo lavoro, volendo poi si può passare una seconda cosa più fine. Guardate com'è, mangia, adesso voglio vedere com'è, sto dandoci qua su questa zona, vediamo un po', sembra che non abbia ceduto, perfetta, sembra non usata, buona, direi che è buona. Faccio un tampone di feltro, voglio un po' provare quella pasta abrasiva che forniscono, come lavora. Questo qua sì, che bello. Proviamo. È meglio che ci metta un dito. Questo qua è un abrasivo a base di ossido di ferro, si vede dal colore. È un abrasivo non troppo duro, non aggressivo, va bene per lucidare, per metalli teneri. Invece la pasta Goi che abbiamo fatto noi in un video precedente, anche per materiali duri. Questa è la pasta Goi, andiamo di qua che non c'è. Sull'ottone lavora. Sull'ottone lavora bene. Sapete cos'è questo nero che esce? È polvere finissima di ottone che non riflette la luce e quindi talmente fine e consuma abbastanza, lavora abbastanza sì. Sull'ottone è abbastanza aggressivo. Non è di una pasta finissima. Come vedete lascia un po' opaco per portare via grandi quantità di materiale. Guarda, lavora benissimo, sì. Direi che è approvato. Se vi interessa qualcuno di questi oggetti troverete sicuramente i link nella descrizione del video e ci sono degli sconti particolarmente importanti anche per i nuovi iscritti. Niente, ne abbiamo provato qualcuno, come avete visto ce ne sarebbero altri da provare, comunque col tempo li proveremo perché li utilizzeremo qua quando costruiamo le nostre cose e sono comodi perché sono set con tutto. Questo qua finire da mia sorella che vuole lavorare le pietre e il Dremel per lei era una cosa pesante e quindi siamo contenti di questo acquisto.
E con questo direi che vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi! Bella ragazzi!